Dopo il ritorno di Gesù a Nazaret, la sua patria, dove era cresciuto, inizia nel Vangelo secondo Marco la terza parte della prima grande sezione, quella che culmina con la professione di fede dell'Apostolo Pietro. In questa terza parte riprendiamo con un sommario e l'annuncio della missione dei 12. Al capitolo 6, versetto 6, seconda parte, semplicemente un brevissimo sommario. Gesù percorreva i villaggi d'intorno insegnando. È un modo per creare uno stacco, un passaggio da una sezione all'altra e riprendendo quello che era tipico di Gesù, muoversi da un paese all'altro e insegnare. Come abbiamo già detto, ognuna di queste parti inizia con un racconto di vocazione. La prima parte la chiamata dei primi 4, la seconda parte la costituzione dei 12, questa terza parte la missione dei 12. Chiamò a sé i 12 e prese a mandarli a due e dava loro potere sugli spiriti impuri. Inizia una missione. È la prima esperienza missionaria. È la cosiddetta missione in Galilea. Durante la sua opera pubblica, Gesù ha mandato i discepoli avanti a sé, a preparare il terreno, a prepararli per quando avrebbero dovuto lavorare da soli. Questo è molto importante da un punto di vista anche storico e metodologico. Gesù ha formato i discepoli come un insegnante che prepara degli altri insegnanti e ha mandato i discepoli ad annunciare qualcosa e ha offerto loro il contenuto delle cose da dire e ha dato loro un potere per le cose da fare. Ha detto come comportarsi, che cosa fare e ha comunicato loro il potere di farlo. Molto abilmente, per lasciar passare un po' di tempo dal momento in cui i 12 partono per la missione e il momento in cui ritornano, l'Evangelista narra l'unico episodio in tutto il Vangelo in cui non è protagonista Gesù. L'uccisione di Giovanni Battista. Aveva già detto all'inizio che era stato arrestato e Gesù cominciò il suo ministero solo dopo che Giovanni era stato messo in prigione. Adesso viene raccontato il dramma finale. Erode lo ha fatto imprigionare perché era rimproverato da Giovanni sul suo adulterio, su una convivenza illecita, visto che stava con la moglie di suo fratello. E soprattutto questa donna aveva sobillato Erode Antipa e lo aveva costretto a far tacere il profeta. E tuttavia Erode aveva paura, non riusciva a decidersi e l'occasione propizia per Erodiade venne il giorno del compleanno di Erode, e quando durante una festa la figlia di Erodiade, Salomè, danza in modo affascinante e il re, davanti a una grande quantità di nobili invitati, fa una promessa esagerata. Qualunque cosa mi chiederai te la darò,
fosse anche la metà del mio regno. È una ripresa quasi burlesca del libro di Ester, dove il grande imperatore persiano fa la stessa promessa alla regina che però vuole salvare Israele. Qui abbiamo un re di ambiente giudaico che invece vuole rovinare il profeta, e la donna non chiede salvezza, liberazione, vita, ma pretende come ricompensa la testa del profeta Giovanni. Ed Erode, a malincuore, marionetta com'era, si lascia giocare ancora una volta e fa quello che gli chiedono. E Giovanni Battista termina così ingloriosamente la sua esistenza. E il suo martirio è un tragico anticipo di quello che capiterà a Gesù. Anche in questo caso egli è precursore, precede Gesù nella nascita, nella missione e anche nella morte. Chiuso questo episodio, Marco riprende il racconto. Gli apostoli si riunirono attorno a Gesù e gli riferirono tutto quello che avevano fatto. Per un certo periodo sono stati distanti gli uni dagli altri, hanno tante cose da raccontarsi, sono entusiasti per i loro successi, ma sono anche stanchi. E Gesù li invita a ritirarsi in un luogo in disparte per potersi riposare, per poter stare tranquillamente da soli. Ma la gente non li lascia in pace. Le folle inseguono Gesù, assillano anche i discepoli di Gesù, al punto che non avevano nemmeno più il tempo di mangiare. È un'altra pennellata pittoresca, tipica di Marco. Volevano riposarsi in pace e solitudine, invece sono preceduti da una immensa folla. E Gesù, che voleva stare in pace dopo aver ricevuto la notizia tragica della morte del profeta Giovanni, si mette a parlare alla gente e per tutta la giornata ascolta, parla, guarisce. Alla sera sono veramente stanchi e Gesù propone di dare da mangiare a quella folla. È una proposta strana. I discepoli vorrebbero mandarli via, vadano a comperarsene da mangiare. La zona è desertica, non significa che sono nel Sahara, sono in una zona dove non ci sono case e quindi mancano i negozi. Bisogna fare qualche chilometro a piedi per arrivare ai negozi. Ormai è tardi. E Gesù invita i discepoli a dare loro stessi da mangiare al popolo, partendo da quel poco che hanno, 5 panini e 2 pesci. Gesù prende i pani, dice la benedizione, li spezza, li consegna ai discepoli, perché i discepoli li consegnino alla folla. E tutti mangiarono a sazietà di quei 5 pani che Gesù aveva spezzato dopo aver detto la benedizione. Riconoscete un linguaggio eucaristico? Il racconto della moltiplicazione dei pani è stato fatto dalla comunità cristiana dopo che ha imparato a celebrare l'Eucaristia. E i verbi fondamentali attribuiti a Gesù sono gli stessi: prese il pane, disse la benedizione, lo spezzò, lo diede. E i discepoli si fanno intermediari, hanno ricevuto quel pane da Gesù
e lo trasmettono alle folle e quel pane basta per tantissime persone. Non è un atto di carità quello che fa Gesù. Non significa che dà da mangiare agli affamati. È un gesto con cui mostra la sua potenza divina. Egli è in grado di sfamare i desideri del popolo, di dare soddisfazione alla ricerca dell'uomo. Parte da quello che c'è e lo moltiplica. Oppure potremmo anche cambiare operazione e parlare di un miracolo di condivisione. Gesù prende il pane e lo spezza, lo divide, lo condivide e condividendo basta per tutti. Quindi il miracolo sta nella condivisione del bene. È quella potenza divina che agisce in Gesù che si condivide con l'umanità e arriva a dare soddisfazione a tutti. E i discepoli si trovano in mezzo a questa missione, ricevono da Gesù e trasmettono agli altri. Vuole stare solo Gesù. Dopo cena si ritira sul monte a pregare e i discepoli partono da soli con la barca sul mare. E a notte fonda, anzi ormai quando sta per spuntare l'alba, Gesù li raggiunge camminando sulle acque. È un altro gesto di potenza. Gesù sa nutrire l'uomo. Gesù può dominare la forza del mare. Nel linguaggio biblico l'acqua, in particolare il mare, è un simbolo caotico primordiale, sono le forze del male. E Gesù cammina sulle acque, cioè riesce a dominare l'elemento liquido, considerandolo come solido. È il male che domina il mondo ad essere calpestato da Gesù per arrivare incontro ai suoi e venire in loro aiuto. Si spaventano, lo prendono per un fantasma, ma Gesù dice loro: coraggio, io sono, non abbiate paura. È l'io sono divino, è la proclamazione del nome innominabile di Dio, il Signore di Israele, come si è rivelato a Mosè nel roveto ardente. Io sono, adesso lo pronuncia Gesù. Coraggio, non abbiate paura, perché io sono qui, io sono con voi, io sono dalla vostra parte. È una teofania, una apparizione di Dio, una manifestazione del divino. Gesù è la piena rivelazione di Dio presente nella vita dell'uomo a favore dell'uomo. Arrivati dall'altra parte, compie delle guarigioni nel paese dei Geraseni, diciamo di nuovo in un ambito di terapia, di aiuto. Ma quello che segue al capitolo 7 è un momento di catechesi importante. Ci sono degli scribi farisei venuti da Gerusalemme che si riuniscono attorno a Gesù e gli pongono dei problemi. Gli contestano il modo di fare. I suoi discepoli dicono: non si lavano le mani prima di mangiare.
cioè non osservano quelle regole di purità che i farisei invece osservavano con grande scrupolo. Marco, scrivendo per dei romani non molto addetti a queste regole religiose giudaiche, apre una parentesi e spiega: i farisei e tutti i giudei non mangiano se non si sono lavati accuratamente le mani, attenendosi alla tradizione degli antichi, e tornando dal mercato non mangiano senza avere fatto le abluzioni e osservano molte altre cose per tradizione, come lavature di bicchieri, di stoviglie, di oggetti di rame, di letti. Tutte queste regole di purità rituale erano ritenute importantissime. E Gesù le supera. Supera quelle tradizioni religiose giudaiche, contestando un culto fatto di dottrine che sono invenzioni umane. E cita un testo di Isaia, al capitolo 29, in cui si dice: questo popolo mi onora con le labbra, ma il suo cuore è lontano da me. C'è una discrepanza fra le labbra, che dicono delle cose, e il cuore. Le labbra sono religiose, dicono tutte le preghiere, le formule, le regole, le norme, ma il cuore è lontano da Dio. E questo è un modo religioso superficiale, incoerente, che Gesù contesta, rifiuta, vuole superare e accusa, trascurando il comandamento di Dio: voi osservate la tradizione degli uomini. Dobbiamo stare ben attenti di non confondere la tradizione, con l'iniziale maiuscola, con le tradizioni, cioè le nostre abitudini. La tradizione è solennemente quel passaggio che garantisce dagli apostoli a noi la conservazione del patrimonio che Gesù ci ha lasciato, la fedeltà al Vangelo. Ma la tradizione apostolica che si realizza nella Chiesa non coincide con le nostre tradizioni, con le nostre abitudini, con tutte quelle cosette che diciamo abbiamo sempre fatto così. Le nostre pratiche religiose sono piene di abitudini, alcune belle, altre anche brutte, che però ripetiamo continuamente perché siamo abituati a fare così. E facevano così anche i farisei e contestano Gesù perché li ha criticati. E Gesù critica anche noi, dicendoci: voi rispettate le vostre tradizioni, continuate a fare le vostre cose perché siete abituati, perché quelle vi piacciono e le chiamate religiose, ma il comandamento di Dio invece non lo osservate. Fate quello che volete voi, non quello che vuole Dio. E vi illudete di essere religiosi perché fate le vostre cose, ripetete le vostre abitudini, ma cercate voi stessi, cercate il vostro gusto, cercate i vostri ricordi e le cose che vi piacciono, a cui siete abituati, che vi danno gratificazione, che vi fanno sentire a posto. La critica che Gesù muove ai farisei continua a essere valida per tutte le persone religiose che hanno questo rischio di fissarsi sulle loro piccole abitudini e di perdere di vista il comandamento di Dio. Gesù in questo caso è rivoluzionario e riforma lo schema religioso. Tant'è vero che ai discepoli meravigliati, i quali gli chiedono spiegazione di quello che ha detto, Gesù dice che la contaminazione non viene da fuori, viene da dentro.
farisei avevano paura di toccare qualche cosa di impuro. Perché tornando dal mercato si lavavano? Perché il vestito, la mano, aveva toccato degli oggetti immondi. Il mondo è sporco. I peccatori sono sporchi e impuri. Se li si tocca, si contamina la propria persona. Allora bisogna lavarsi bene da tutto quello che l'esterno ha potuto dare a noi. Gesù dice: no, lo sporco non è fuori, lo sporco ce l'hai dentro. Lo sporco è nel cuore. È inutile che continui a lavarti le mani convinti che gli altri siano cattivi e che possano sporcare te. Lo sporco viene da dentro, dal tuo cuore nascono i tuoi pensieri, le tue intenzioni, le tue parole, i tuoi gesti. Il marcio è dentro ciascuno. È una rivoluzione. Quindi bisogna curare il cuore, non tenere le regole esterne di apparenza religiosa. Bisogna cambiare in profondità il cuore. E Gesù offre proprio questa possibilità. È Lui che dona una possibilità nuova di cuore rinnovato. Subito dopo, Marco racconta l'episodio della donna sirofenicia, una donna pagana che incontra Gesù e gli chiede l'intervento a favore di sua figlia, che era dominata da un demonio. Vedete l'insistenza di Marco su questa ossessione diabolica. Il male rovina la vita. Questa è una donna straniera che chiede a Gesù: intervieni per mia figlia. E Gesù recita la parte dei giudei integralisti e dice: non è bene prendere il pane dei figli e gettarlo ai cani. Io non sono venuto se non per le pecore perdute della casa di Israele. Non sono venuto per i pagani. I figli sono i giudei e io prendo il pane e lo getto ai cani? Sta dicendo a quella donna: sei un cane infedele. Chiunque si sarebbe offeso, si sarebbe irritato. E invece quella donna, anziché rispondere a quell'atteggiamento negativo con una polemica, sa girare la metafora. D'accordo, io sono un cane, ma in famiglia si dà da mangiare anche ai cani. Le briciole, gli avanzi ai cani si danno. Accetta di essere considerata un cane e fa notare che anche a quelli si dà da mangiare. E Gesù a questo punto reagisce veramente con il suo stile. Le dice: brava, davvero grande è la tua fede. Sia fatto quello che tu credi, proprio secondo la tua intenzione. E quella donna torna a casa e trova la figlia guarita. La fede di quella madre ha liberato la figlia dal potere del male. È la liberazione anche da una reazione cattiva. Quella donna, incontrando Gesù, si è lasciata curare il cuore, trasformare il cuore. Subito dopo, Marco racconta la guarigione di un sordomuto. È un episodio esclusivo del secondo evangelista ed è un episodio particolarmente importante, tant'è vero che ha segnato il rito del battesimo nella comunità di Roma, perché Marco scriveva proprio per quelli che si preparavano al battesimo nella comunità di Roma. E la guarigione del sordomuto è una figura che annuncia l'intervento salvifico nel battesimo.